Ciao a tutti. Il narcisismo è un tratto della personalità che può variare da una semplice tendenza al narcisismo ad un vero e proprio disturbo di personalità. Disturbo narcisistico di personalità o NPD. Riconoscere un narcisista non è sempre facile, perché spesso si mostrano affascinanti, sicuri di sé e inizialmente carismatici. Tuttavia, nel tempo emergono tratti distintivi che possono avere un impatto alquanto negativo sulle persone che li circondano. In questo video analizziamo i segnali, i tipici comportamenti ed esponiamo alcuni esempi pratici per aiutarti a identificare un narcisista. Il bisogno costante di ammirazione. I narcisisti hanno un desiderio insaziabile di attenzione e di conferme dagli altri. Hanno la necessità di sentirsi speciali e superiori e cercano continuamente riconoscimenti per alimentare la loro fragile autostima. Esempio pratico. Immagina di avere un collega, Marco, che ogni volta che ottiene un piccolo successo lo racconta a tutti, esagerandone l'importanza. Se nessuno gli fa i complimenti, si irrita o si lamenta di non essere abbastanza apprezzato. Se qualcun altro ottiene un riconoscimento, Marco trova sempre un modo per sminuirlo o riportare l'attenzione su di sé. Mancanza di empatia. Uno dei segni più evidenti di un narcisista è la totale incapacità di provare empatia emotiva, autentica, per gli altri. Non riescono a mettersi nei panni delle persone né a comprendere i loro sentimenti. Esempio pratico. Anna sta attraversando un momento difficile dopo la perdita di un caro amico. Ne parla con Luca, che invece di mostrare comprensione risponde: Dai, capita a tutti, bisogna essere forti. Poi cambia argomento e inizia a parlare di un suo problema personale, come se la sofferenza di Anna fosse irrilevante. Senso di superiorità e di arroganza. I narcisisti credono di essere superiori agli altri, spesso si sentono intellettualmente, professionalmente o socialmente migliori e trattano con sufficienza chiunque non sia al loro livello, secondo il loro giudizio. Esempio pratico. Durante una cena Davide parla con un gruppo di amici e qualcuno esprime un'opinione diversa dalla sua. Invece di discutere in modo costruttivo, Davide ride con disprezzo e dice: Ma davvero pensi questa cosa? Solo chi non capisce nulla la penserebbe così. Poi continua a spiegare perché lui ha ragione, ignorando completamente le opinioni altrui. Manipolazione e gaslighting. Uno dei comportamenti più pericolosi dei narcisisti è la manipolazione. Spesso usano il gaslighting, una tecnica che fa dubitare la vittima della propria memoria o della propria percezione della realtà. Esempio pratico. Sara ricorda chiaramente che il suo compagno, Fabio, le aveva promesso di uscire con lei sabato sera. Quando glielo ricorda, lui risponde: Io non ho mai detto una cosa del genere. Ti inventi sempre tutto, sei troppo sensibile e paranoica. Alla lunga Sara inizia a dubitare di se stessa e delle sue percezioni. Sfruttamento degli altri. I narcisisti spesso usano gli altri per ottenere ciò che vogliono, senza preoccuparsi dei loro bisogni o dei loro sentimenti. Possono essere estremamente gentili quando hanno bisogno di qualcosa, ma scompaiono quando non traggono più vantaggio dalla relazione. Esempio pratico. Giulia ha un'amica, Martina, che la chiama solo quando ha bisogno di un favore. Se Martina ha bisogno di aiuto, per un trasloco o un passaggio in macchina, è sempre dolce e disponibile, ma quando Giulia ha bisogno di aiuto, Martina è sempre impegnata e non si fa trovare. Invidia e tendenza a screditare gli altri. Un narcisista non sopporta che qualcuno abbia successo più di lui. Se un amico, un collega, un familiare raggiunge un traguardo importante, cercherà di sminuirlo o troverà difetti per non riconoscere il suo valore. Esempio pratico. Paolo ottiene una promozione sul lavoro. Il suo amico Luca, invece di congratularsi con lui, dice: Sì, ma secondo me è stato solo fortunato, conosce le persone giuste. Non è che sia così bravo. In realtà Luca è invidioso e non riesce ad accettare il successo altrui. Mancanza di responsabilità. I narcisisti non accettano mai di avere torto. Se qualcosa va male, danno sempre la colpa a qualcun altro. Esempio pratico.
Giovanni arriva tardi a una riunione di lavoro perché ha dimenticato di impostare la sveglia. Quando il capo lo rimprovera, lui risponde: Non è colpa mia. Mia moglie ha parlato troppo ieri sera e non ho dormito bene. Relazioni tossiche e ciclo di idealizzazione e disvalutazione. Nelle relazioni affettive i narcisisti all'inizio tendono a idealizzare il partner riempiendolo di attenzioni e di complimenti, ma dopo un po' iniziano a svalutarlo, criticandolo e umiliandolo. Esempio pratico. Elena conosce Andrea, che inizialmente la tratta come una principessa. Le scrive messaggi dolci, la riempie di regali e la fa sentire speciale. Dopo qualche mese però inizia a criticarla continuamente. Sei ingrassata, non sei abbastanza intelligente, nessuno ti sopporterebbe oltre me. Elena si sente confusa e insicura, ma spera che Andrea torni ad essere quello di prima. In sintesi, riconoscere un narcisista è il primo passo per proteggersi dalle loro manipolazioni e dai loro comportamenti tossici. Se noti più di uno di questi segnali in qualcuno che conosci, è importante stabilire confini chiari e, se necessario, allontanarsi da relazioni dannose. Ricorda che nessuno merita di essere manipolato, sfruttato e trattato con disprezzo. Se ti trovi una relazione con un narcisista, cerca supporto da amici, da familiari o da professionisti per aiutarti a gestire la situazione e a riprendere il controllo della tua vita. Come difendersi da un narcisista? Se hai a che fare con un narcisista, ecco alcune strategie efficaci. Stabilisci confini chiari, non permettere che invada il tuo spazio emotivo. Non giustificarti continuamente. I narcisisti amano metterti sulla difensiva. Riconosci il modello comportamentale. Capire il ciclo narcisistico ti aiuterà a non cadere nelle sue trappole. Cerca supporto. Parlare con amici fidati o un terapeuta può aiutarti a mantenere il controllo della situazione. Non dimenticare che riconoscere un narcisista non è sempre facile, poiché la loro manipolazione può essere sottile e ben mascherata. Tuttavia, comprendere questi comportamenti e imparare a difendersi è fondamentale per preservare la propria salute mentale ed emotiva. Se pensi di essere coinvolto in una relazione tossica con un narcisista, ricorda che hai il pieno diritto di proteggerti e di costruire relazioni sane e autentiche. Allontanarti da una persona tossica non è egoismo, ma amore per te stesso. Non sei nato per portare il peso delle insicurezze altrui, ma per fiorire in un ambiente che nutre la tua pace e il tuo valore. Lascia andare chi spegne la tua luce e circondati di chi la fa brillare ancora di più. Tu meriti di più. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.